Salve a tutti! Sempre più persone decidono di prepararsi in casa pane, pizza e focaccia. Con il nostro tutorial vi faremo vedere come preparare in casa un'ottima focaccia con la semola rimacinata Senatore Cappelli. Sigla! Per realizzare la nostra focaccia andremo a fare precedentemente all'impasto un'autolisi. Un'autolisi ci dà la possibilità di dare al nostro prodotto finale un assorbimento, un'elasticità e anche una shelf life più lunga, oltre al discorso di avere dei sapori e dei profumi più pronunciati. Che cosa andremo a fare? Andremo a preparare con 1 kg di semola, 600 g di acqua e la lasceremo riposare per circa un'ora a temperatura ambiente. Quindi vi ricapitolo gli ingredienti necessari per la preparazione della nostra focaccia. 1 kg di semola rimacinata Senatore Cappelli, 800 g di acqua, 5 g di lievito secco, 30 g di sale, 50 g di olio extravergine di oliva. Sapete che cos'è questo strumento? È lo strumento che anticamente le nostre nonne usavano per preparare il pane e gli impasti. Per prima cosa metteremo la farina all'interno della madia. Allora, adesso degli 800 g totali che servono al nostro impasto, ne mettiamo solo 600. La consistenza finale sarà leggermente più grezza rispetto all'impasto concluso. Adesso la lasceremo riposare per circa un'ora all'interno della madia. La nostra autolisi è pronta. Inseriamo la nostra autolisi all'interno dell'impastatrice. Abbiamo pesato altri 200 g di acqua. Ci andiamo a sciogliere all'interno il nostro lievito. Siamo pronti per inserire l'acqua con il lievito. Procediamo inserendo prima una piccola quantità di acqua. Ricordate che per fare le cose fatte bene ci vuole tempo. Continuiamo inserendo l'acqua a filo piano piano. Diamo sempre modo all'impasto di assorbire l'acqua e aggiungiamo il sale. Procediamo ad inserire l'olio. Elasticità. Il nostro impasto è bello elastico, nonostante sia semola. Adesso lo lasciamo riposare 5 minuti, gli diamo giusto 2 o 3 giri di corda, facciamo delle pieghe sul banco e lo lasciamo riposare in frigo. Eccoci, siamo pronti con il nostro impasto per la fase dello staglio. Infariniamo un po' la bilancia, lo capovolgiamo sul banco, eccolo qua. Faremo le pezzature per le nostre teglie, lo divideremo in due.
Perfetto. Procediamo con la chiusura. Ecco qua, le nostre pagnotte sono pronte per essere messe in teglie per la seconda fase della lievitazione. Copriamo le nostre teglie con un po' di pellicola ed aspettiamo fino al raddoppio. Calcolate che in una temperatura ambiente di circa 20-22 gradi ci metteranno un paio d'ore. Sono trascorse circa 2 ore da quando abbiamo messo le nostre pagnotte all'interno della teglia. Adesso procediamo con la stesura. Dopo aver ricoperto tutta la nostra teglia col nostro impasto, procediamo con l'inserimento dei pomodorini. Abbiamo completato con i pomodorini, sale, olio e origano fresco. E questa è la prima focaccia pronta. Adesso la lasciamo lievitare per un'altra mezz'ora, dopodiché la andremo ad infornare a 250 gradi con forno statico. Ok. Questa è la seconda focaccia che adesso provvediamo a condire con olio e una salamoia. Dopodiché in uscita mortadella e stracchino. Siamo pronti per andare in forno. Siamo pronti, le nostre focacce sono appena uscite dal forno, sono belle croccanti, potete vedere anche la consistenza. Adesso procediamo. Tagliamo Questa è la nostra focaccia, l'abbiamo anche un po' condita e adesso, come dice il buon amico Francesco Pagniello, il momento più sacrificante, è un sacrificio che qualcuno deve pur farlo e in questo caso, Francesco, mi dispiace ma il sacrificio lo faccio io oggi. Però prima di fare quest'ultimo sacrificio volevo ricordarvi innanzitutto di iscrivervi al nostro canale, di seguirci sul nostro sito chefpagniello.it, sui nostri canali social e di condividere questo video con i vostri amici.